Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è il 16 luglio 2021 e non ci crederete mai, sarete emozionati da questa notizia. Oggi è la giornata mondiale delle emoji. Sì, sapete quelle faccine che mettiamo nei messaggi WhatsApp per far capire l'intonazione del messaggio, perché a volte se no è poco chiara? Ecco, oggi è la loro giornata mondiale e l'unica immagine, l'unica emoji che mi viene in mente se penso alla loro giornata mondiale è questa. Sì, perché non riesco bene a capire il senso di dedicargli una giornata mondiale. Comunque ringraziamo tanto le nostre faccine gialle, grazie per aiutarci nei messaggi e niente, dai, meglio che iniziamo subito con le K-News. Ne parliamo già da inizio anno, forse addirittura dal primissimo video delle K-News, ma questa volta il giorno X sembra essere davvero vicino. Ci riferiamo al debutto da solista di Lisa delle Blackpink, annunciato praticamente in contemporanea a quello della compagna Rosé, ma ancora tutto da scoprire. La settimana appena trascorsa però potrebbe aver segnato un importante passo avanti verso l'uscita del suo primo singolo. Secondo i rumors, negli scorsi giorni, Lisa avrebbe registrato il videoclip che accompagnerà questo punto di svolta nella propria carriera per poi debuttare ufficialmente prima della fine dell'estate. L'attesa è già tanta, vista anche l'ottima risposta del pubblico ai brani rilasciati da Rosé. Inoltre, tanto per aumentare l'hype, ricordiamo che a quanto riferito a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, anche Jisoo starebbe lavorando a un brano da solista. Possibili botti di fine anno? Ci immaginiamo già fuochi d'artificio rosa sullo sfondo nero del cielo notturno. E parlando di cielo notturno non possiamo non pensare alle stelle, quelle del K-pop certo, ma in particolare degli Astro che sono in procinto di tornare con un nuovo mini album. L'annuncio è stato fatto direttamente dalla Fantajo, agenzia dei ragazzi. L'ottavo EP del gruppo si intitolerà Switch On e uscirà la mattina di lunedì 2 agosto. Nelle prossime 2 settimane però gli Heroa saranno accompagnati quotidianamente da sorprese di avvicinamento, dalle concept photo di questi giorni ai teaser del music video del 26 e del 30, passando per l'album preview del 20 e l'highlight medley del 28, una fine di luglio veramente astronomica. Comeback estivo in arrivo anche per le Dreamcatcher, tanto care al nostro amico paparapa Joe Strix. È notizia di lunedì infatti che uno dei girl group più rock del panorama è pronto a far uscire nuova musica entro la fine di luglio. Sebbene non siano ancora stati rivelati ulteriori dettagli, è bastato l'annuncio della Dreamcatcher Company a togliere il sonno a tutti gli Insomnia. Già, il nome del fandom la dice lunga sul destino a cui vanno incontro ad ogni annuncio delle loro ragazze. Siete fan delle Twice? Io sì, specialmente di Momo. Amate le ITZY? Io sì e adoro Wannabe. Insomma, vi piacciono i gruppi femminili della JYP? Può darsi che dobbiate iniziare a prepararvi psicologicamente a stannare un nuovo gruppo. Già, perché in seguito a un misterioso teaser dal titolo Blind Package pubblicato dall'agenzia, la stessa casa discografica ha rivelato di avere intenzione di far debuttare un nuovo gruppo femminile a febbraio del 2022. Sarà possibile però iniziare a conoscere le ragazze in anticipo con un pacchetto limited edition contenente un CD esclusivo, un photobook, una postcard, un poster, una Polaroid e altri oggetti speciali. La box è preordinabile a partire da oggi e fino a domenica 25 luglio. Insomma, come sempre la JYP si diverte a far salire alle stelle le aspettative. Siamo solo a luglio, ci sono ancora quasi 6 mesi da qui a dicembre, ma la prima metà di 2021 ci ha già regalato una lunga serie di ritorni e di successi. Tra quelli che hanno fatto più parlare ci sono certamente gli NCT Dream, che con Hot Sauce e Hello Future hanno mostrato una maturità artistica e un'energia forse fino all'anno scorso ancora inespresse. Sommando il loro comeback al repackaging dell'album, il gruppo ha venduto 3.230.000 copie. Chiaramente un record per la subunit di quelli che chiamiamo affettuosamente incontabili, che stanno vivendo davvero un momento magico. L'impressione è che continuando così anche le vendite dei loro album prima o poi saranno incontabili. Area di novità per quanto riguarda gli show televisivi coreani. La Mnet ha infatti annunciato l'arrivo di un programma completamente nuovo. Si intitolerà Street Woman Fighter e sarà il primo contest incentrato su crew di ballo completamente al femminile. Una sorta di step up in cui 8 gruppi si sfideranno a suon di passi di danza provenienti dai diversi stili di street dance. Lo show verrà condotto dal cantante Kang Daniel e andrà in onda a partire da metà agosto. Chi conquisterà lo scettro di regine della strada?
Io non posso sapere ovviamente chi conquisterà lo scettro di Regine della Strada, ma so chi è il re degli Accadde Oggi. Oggi poi ci fa fare un viaggio particolare, ci porta indietro nel tempo in un giorno in cui si festeggiava una cosa avvenuta ancora prima nel tempo. Un doppio viaggio praticamente. Simon, spiegaci un po' meglio questa cosa. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana parto con una domanda: ma se i Saiyan di Dragon Ball nel momento importante della battaglia diventano Super Saiyan, Junior si mette a cantare nei Super Junior? Ok, se non avete chiuso il video dopo questa pessima battuta, siete degni di sapere che il 16 giugno del 2015, quindi esattamente 6 anni fa, usciva Devil dei Super Junior. Si tratta del loro primo special album registrato in onore dei loro primi 10 anni di carriera. È un album che ha segnato il ritorno di Ye-sang dal servizio militare, ma ha visto comunque l'assenza, per lo stesso motivo, di Shin-dong e Sung-min. Il lavoro era accompagnato dall'omonimo inedito ed è stato successivamente ripubblicato con il nome di Magic, aggiungendo proprio quest'ultima traccia. E per un gruppo che ha segnato un'epoca non poteva non esserci una grande accoglienza. Vetta delle principali classifiche, nomina come album dell'anno e premio come artisti del terzo quarto del 2015. Uno dei tanti successi della carriera di un gruppo super storico. E ringraziamo il nostro Simon, ma ringraziamo anche i Super Junior che ormai ci tengono compagnia da 15 anni, quindi veramente un gruppo storico e che continua a scrivere storia giorno dopo giorno, quindi grandi Super Junior, spero che siate l'esempio per tanti altri gruppi. Io intanto non posso far altro che ringraziarvi come tutte le settimane per essere stati con noi e invitarvi alla prossima settimana al nuovo episodio delle K-News. Ciao a tutti!